Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, sfruttando le intuizioni di una nostra vecchia conoscenza del canale, Riccardo Piraccini, che potremmo ormai considerare a pieno titolo uno dei massimi esperti degli acro del formato. Lo avevamo lasciato poco tempo fa a barcamenarsi con una leggendaria impronunciabile, ma si ripropone a noi con un archetipo tutto nuovo, che sfrutta i colori di Ymir in una maniera inconsueta, anche se cogliendo a piene mani tutte le novità sopraggiunte dal piano di Innistrad. In realtà, il focus sarà su una creatura proveniente dal piano di Kaldheim, ma le sinergie saranno tutte concentrate sulla tribe degli zombie, che in queste ultime uscite ha ottenuto un boost di carte e tech veramente notevole, che ha trovato facilmente spazio in questa build, che vi stiamo per presentare in questo video tutto nuovo. Questa volta vi parleremo di Narfi, Betrayed King. Abbiamo a che fare con una creatura che si propone di valorizzare al meglio la tribe degli zombie, a cui appartiene, offrendo anche una tech molto interessante sul fronte della sua potenziale rianimazione, da risultare perfetto per una build basata sulla combat. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 3 generici, 1 blu e 1 nero, abbiamo un mago zombie, con forza 4, costituzione 3 e 2 abilità, che si prospettano interessanti per la tribe degli zombie. Nella prima abilità abbiamo le altre creature neve e zombie che controlli prendono +1/+1. Mentre la seconda dichiara, paga 3 mana a neve, rimetti sul campo di battaglia tappato Narfi Betrayed King dal suo cimitero. Il mana neve può essere pagato con un mana da una fonte neve. Sulla prima abilità non c'è molto da dire, visto che i permanenti neve sono molto pochi papabili in confronto agli zombie, che nel core pie del generale sono tanti e molto sinergici tra loro e beneficeranno positivamente dell'aumento di statistiche offerte da Narfi. È però la seconda abilità quella più interessante, perché avere un lord ricastabile in modo conveniente dal cimitero direttamente in campo per soli 3 fonti di mana neve può risultare ottimo per un piano agro che punta a erodere in fretta i punti vita del nemico. Quindi non c'è da stupirsi che questo Narfi Betrayed King sia alla testa di una legione di mangiacervelli, pronti ad assaltare chi proverà a pararsi davanti al suo cammino, affamato com'è di nuove vittime da sbranare. Avere nella zona di comando una leggendaria come Narfi Betrayed King ci porterà da un lato a infarcire la lista di zombie, il che non è affatto un problema vista le nuove aggiunte del set di Innistrad, dall'altra di fonte di mana neve, che troveremo facilmente grazie al piano di Kaldheim. Di certo siamo di fronte a una delle tre più ricche di tech e di vantaggi, in grado anche di costruire, con un nucleo di carte specializzate, una combo con diverse varianti, che basano buona parte delle sinergie con la regina dei non morti, in una delle sue incarnazioni migliori, Liliana, Untouched by Death. Grazie all'abilità, il -3, renderemo i nostri zombie immortali, potendoli ricastare dal cimitero quante volte vorremmo in un turno. Così, grazie a Shambling Ghast, che è capace con la sua seconda abilità di generare un token tesoro, e un Sackowlet come Carrier Feeder, potremo generare un cast infinito. A questo punto ci servirà qualcosa per attuare questa combo, ma anche qui la tribe ci offre molte scelte, tra Dirgaff Captain e Plug Belcher, per un ping letale, mentre con Headless Rider o Dirgaff Colossus saremo capaci di produrre un'armata infinita di token, pronti il turno successivo a chiudere i giochi. Anche con Willem the Rock Cleaver potremo rendere funzionale questo loop, in questo caso con token zombie con l'abilità Decade. Insomma, i modi per chiudere con questa combo, di lì a poco, ne abbiamo diversi e tutti più o meno rapidi e letali. Oltre a questa combo che necessita comunque di 4 carte in campo, abbiamo comunque dalla nostra un piano agro tanto semplice quanto solido, a partire da una serie di drop a 1, lenta forse, ma con statistiche di tutto rispetto, a partire da Carnophage, Changeling Outcast, Dirgaff Ghoul, Danger Crawler e For Michael Knight. Questo telaio di partenza sarà ben supportato non solo dal generale, ma da una serie consistente e versatile di lord, che a vario titolo ne aumenteranno ulteriormente le statistiche e non solo, permettendoci di costruire un'armata inarrestabile, attraverso Blaze Teacher Scrubbed, Dead Baron, Lord of Accursed, Lord of Undead e Undead War Chief. Tra carte vecchie e nuove avremo modo di ingrossare anche di molto il body dei nostri abittanti, garantendoci un clock di tutto rispetto, anche dopo aver subito qualche rimozione o vratta di troppo, senza contare che abbiamo qualche ciccione tra le fila di questa tribe a rinforzare la nostra azione, tra Champion of the Perished, Sepulchral Ghoul e Tainted Adversary. Quest'ultimo in particolare ci offre su un piatto d'argento un'altra delle caratteristiche peculiari di questi zombie, la capacità di produrre token, che ingrosseranno a dismisura le file della nostra armata di divoratori di cervelli, grazie anche a Crit Berekek, Falcon Abomination, Graveyard Marshal, Jarad, Ghost Scholar of Nephalia, Lazoskept Reveal, Nested Scramble, Skull Scrub e Wigged. Come se non bastasse, alle molte creature che offrono questo servigio potremo aggiungere una serie di incantesimi tra Curse of Disturbance, Curse of Restless Dead, Deathorn Invasion e Sacromancy, che ci permetteranno sempre di popolare il board di nuovi abitanti, pronti a mettere pressione anche al ritorno dal grave del nostro comandante.
Anche altre creature, come lui, hanno l'innata capacità di riemergere dal cimitero, come Dread Wanderer e Bondet Dracolic, Geralt Messenger e Gravecrawler, che non daranno tregua al nostro opponente, vanificando gli strumenti di interazione a sua disposizione. E se per caso tentasse di inibire le nostre combat, niente paura, la tribe, attraverso carte come Genpal, Polowet, Lawyer Subordinate, Shepherd of Wrath e Siege Zombie, è capace di generare danni diretti con la forza del numero, ottenendo dal nulla un botto di proporzioni epiche in faccia al nemico. Se siamo chiaramente di fronte a un aggro deck governati da questo Narfi Betrayed King, non dimentichiamoci che abbiamo a disposizione i colori Dimir per contrastare al meglio degli slot a disposizione tutte le potenziali minacce proposte dagli avversari. In prima battuta sarà bene sfruttare qualche accelerino tra Dark Ritual e Lotus Petal per permettere il primo cast più gravoso del nostro generale, visto che dopo dal cimitero sarà una passeggiata farlo entrare in azione. Anche sul fronte del card draw dovremo dotarci di qualche strumento, ma tra un Dead Augur e Skullclamp, oltre all'abilità di card selection di Smuggler's Copter, potremo sfruttare qualche tech utile anche a recuperare carte in mano, mantenendo la pressione in campo. Per limitare le interazioni degli avversari utilizzeremo i classici scartini, Dures, Inquisition of Kozilek e Tuxize, dedicando il minimo sindacale di questa lista a questi strumenti specifici, prediligendo comunque i bittanti alle magie. Non baderemo a spese invece per le removal, così da avere sempre il campo libero per i nostri bittanti, a partire da un paio di creature, Graf Reveal e Murderous Rider, che ci danno modo sia di colpire il nemico, sia di rimuovere qualcosa di scomodo. Di certo le magie la faranno da padrone per questa specificazione, con Bloodshift First, Bone Shard, Dark Salvation, Eater Alive, Dismember, Fatal Push e Infernal Grasp, proponendosi di colpire solo il bordo del tavolo avversario, lasciando i nostri mangiatori di cervelli liberi di scorazzare. A corollario di questo piano di gioco fanno capolino due tech pensate per ostacolare i cimiteri avversari, Wither e Witch e Rotting Reunion, che possono interagire soprattutto con le combo avversarie che passano dal Grave, luogo dove dobbiamo essere gli unici a nostro agio. Infine, come tech in linea con i nostri strumenti di rianimazione, inseriamo Demonic Embrace, un equipaggiamento castabile dal cimitero, come una fetta piccola ma resiliente di questa lista tanto tenace quanto ostile. Sin dalla prima apparizione di questo Narfi Betrayed King, il nostro Riccardo Piraccini ha carezzato l'idea di sfruttarne il potenziale, sia sul fronte delle sue abilità, sia rispetto alla tribe che rappresenta egregiamente. La sua versatilità, evidenziata dalla sua capacità di risorgere automaticamente dal cimitero con un costo di lancio ridotto, evadendo agevolmente la tassa dalla zona di comando, dandoci modo così di proporre un board importante o delle ripartenze continue alla bisogna. Il vincolo di dover spendere mana di tipo neve ci pone qualche scelta specifica nella mana base, ma nulla di così difficile da attuare, vista la presenza di numerose fetch che possono recuperare quel che ci serve in tranquillità. Un approccio interessante per rendere efficace una tribe come quella degli zombie, che grazie a Narfi Betrayed King può fregiarsi di avere un comandante degno di calcare le scene anche del Centurion. Il piano di gioco ipotizzato da Riccardo Piraccini per questo Narfi Betrayed King si muove su un'azione che sfrutta le varie componenti aggro presenti nella lista, che è un ottimo comparto creature molto sinergico sia con il generale che con il resto delle 99. Il value offerto da questi zombie è notevole, pensiamo alla quantità di lord, a cui annoveriamo anche il generale, a tutti i generatori di token, che possono superare i limiti che normalmente hanno altri mazzi di questo tipo. Le aggiunte degli ultimi set hanno rinforzato ulteriormente questa tribe, soprattutto sul fronte dei drop a basso costo, fino alle recenti aggiunte in fatto di lord, garantendoci quella continuità che spesso manca agli aggro deck, che faticano ad essere costanti e resilienti nell'azione. L'unico aspetto negativo è forse legato a una certa lentezza delle nostre creature, che in alcuni casi entrano tappate, oltre al costo di cast iniziale del nostro generale, ma è il prezzo da pagare vista la resilienza offerta, che è di gran lunga un vantaggio sostanziale, soprattutto in un meta così complesso e interattivo come quello del Centurion. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Narfi Betrayed King si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli aggro deck abbiamo dalla nostra gli strumenti di recursione dal cimitero per bloccare incessantemente gli attacchi del nemico, prendendo il sopravvento quando la sua spinta iniziale sarà ormai esaurita. Verso i combo deck non abbiamo molti strumenti per contrastarlo, l'unica strategia di successo passa per la velocità di esecuzione del nostro piano di gioco principale, prima che possa assemblare una delle sue chiusure indisturbato. Verso i control deck ci può venire in soccorso la capacità delle nostre creature, generale in testa, di risorgere dal cimitero, vanificando le rimozioni puntuali e globali che potrebbe lanciarci contro, mettendoci in una posizione migliore rispetto agli altri aggro del formato.
Restano alcuni punti deboli tipici delle build agro tradizionali, ma questo Narfi Betrayed King ha molto da offrirci per tenere testa ai matchup solitamente più ostici, dandoci modo di governare questa tribe lenta ma tenace verso la vittoria. Sul fronte degli upgrade, il nostro Riccardo Piracini si è dedicato molto nell'ottimizzazione di questa lista basata su Narfi Betrayed King, che allo stato attuale mostra il meglio di sé, in fatto di tech e strumenti utili a portare a casa più di un risultato. Il merito di questa versione lo dobbiamo sicuramente alle molte aggiunte provenienti dagli ultimi set del piano di Innistrad che hanno rimpolpato notevolmente la tribe degli zombie, sia sul fronte dei drop a 1, non molti in passato, sia verso i lord, che sono cresciuti nell'ultimo periodo. La stampa poi di un precostruito basato su Willet Verrot Cleaver ha aggiunto un ulteriore carne al fuoco al già ricco panorama di carte dedicate a questa tribe, dandoci modo di avere una massa critica di carte adeguate a costruire una build solida ed efficace. Sarà quindi difficile a breve avere di meglio dalla casa madre, ma non si può mai sapere, in fondo la tribe degli zombie esiste dalla notte dei tempi e di tanto in tanto spuntano dalle viscere della terra nuovi non morti pronti a risorgere al nostro servizio. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer. Ringraziamo Riccardo Piracini per la sua disponibilità nel mostrarci un altro mazzo agro governato da un generale che fa della resilienza e della semplicità il suo punto di forza. Se vi piace la tribe degli zombie o volete semplicemente sfruttare le ultime uscite di quest'anno, questo Narfi Betrayed King potrebbe fare a caso vostro, offrendovi un piano di gioco tanto semplice quanto efficace, in barba alla complessità del formato Centurion. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche i canali su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.